Ciao ragazzi, oggi parliamo di Leoz DDU, una dashboard in alluminio dal prezzo davvero interessante. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, oggi siamo qui per parlare della dashboard di Leoz, una dashboard naturalmente ad uso PC che potete montare su qualsiasi motore. All'interno della confezione troverete naturalmente tutta la bulloneria per poterla montare e poi le staffette per essere utilizzata con i vari motori. Le differenze vi faccio vedere, perché naturalmente sono a coppia, ci sono queste due, con questi tre fori dove attaccherete la dashboard e queste che attaccherete sulla base e potrete spostare. Queste hanno un'asola da 6 mm e poi ci sono queste altre con questi due fori che monterete sulla dashboard e queste asole da 8 mm. Naturalmente io, nel caso del mio SynCube 2, ho utilizzato le asole da 8 mm, ma soprattutto il fatto di essere svincolate e quindi possono ruotare si adattano praticamente a qualsiasi base. E poi ragazzi, naturalmente parliamo della dashboard. Con uno schermo da 4,3 pollici e una risoluzione da 800 x 480. La cosa molto interessante è che ha un refresh fino a 60 Hz. Naturalmente si utilizza con CMAB, ma personalmente vi sconsiglio di utilizzarla a 60 Hz, non perché non sia più bello effettivamente l'animazione che avviene sul monitor, ma andrà ad utilizzare più risorse del vostro PC e quindi a toglierle da quelle che servono per far girare i vostri simulatori preferiti. Nella parte in alto ci sono 18 LED RGB e quindi potrete configurarli come meglio credete, ma ci sono già dei profili salvati all'interno del software di CMAB. Il monitor utilizzato è un VCore e per la diagonale che utilizza e la sua risoluzione devo dire che si vede molto bene. Per quanto riguarda l'installazione e il funzionamento della dashboard, come ho già detto, va utilizzato CMAB, in questo caso in collaborazione con SimBridge, quindi dovrete scaricare prima quest'ultimo, vi troverete proprio in CMAB la voce del Leoz e naturalmente andrete a scegliere la periferica da configurare, ma ho fatto un video per voi. Eccoci in CMAB, andiamo sotto a scorrere Leoz SimBridge, ci si apre la configurazione di tutti i dispositivi Leoz, naturalmente scegliamo quello della dashboard e qui potremo andare a configurare la luminosità dello schermo fino totalmente a spegnerlo, anche la luminosità dei LED, ma ve la faccio vedere direttamente. Apriamo il test e andiamo anche in questo caso a dimmerare la luminosità. Possiamo andare a scegliere i colori, c'è già un profilo preimpostato per tutto quanto. In più, come vedete qui sotto c'è la possibilità di far funzionare dei bottoni, e sono i bottoni che sono dietro, vedete? E questi li potete associare a qualsiasi funzione. In più naturalmente potrete andare a scegliere le varie dashboard che potete utilizzare. Come vi ho detto, io ultimamente sto utilizzando la Lovely Dashboard, che personalmente trovo tra le migliori. Nella parte destra potete andare a configurare i tasti e dargli alcune funzioni specifiche, magari per ruotare le dashboard, andare a scegliere menu all'interno delle dashboard stesse, ma vedete la configurazione è più adatta a voi. Ma penso, per quanto riguarda il CMAB, di avervi detto tutto. Ciao ragazzi, bentornati. Naturalmente vi consiglio di andare su Race Department e scegliere la dashboard che più preferite. Io ultimamente in realtà sto utilizzando la Lovely Dashboard, che mi piace davvero tanto, molto completa e anche molto carino poter sfogliare all'interno della stessa dashboard le varie funzionalità, e anche su questa dimensione sono ben visibili tutte le funzioni. Come vi ho detto all'inizio, tutta la front cover è in alluminio, davvero ben rifinita, con la scritta Leoz serigrafata, ha uno spessore di 1,5 cm e quindi si integra molto bene con i vostri motori. Ma arriviamo adesso a parlare della parte dietro e in realtà stacco l'USB. Vi faccio vedere. Innanzitutto utilizza un USB 2.0
E molto carino, col fatto che l'USB non si inserisce in realtà totalmente dentro, c'è questo piccolo O-ring, vedete, che si monta sul connettore e col fatto che non viene inserito totalmente vi lascia il giusto spazio, vedete? Un'accortezza interessante da parte di Leoz. Nella parte dietro invece abbiamo una lastra di carbonio opaca e la cosa che ho trovato molto interessante sono questi 4 pulsanti. Naturalmente ve li ho fatti vedere durante l'utilizzo del software, ma soprattutto chi ha volanti con pochi pulsanti può direttamente dare delle piccole funzioni ai 4 pulsanti posti ai 2 angoli. Questi sono i 2 fori dove vengono attaccate le staffette. Cerco anche di farvi vedere la perfezione delle congiunture del disegno. Vedete? Il frame è perfetto. Ma naturalmente ho fatto anche dei video della parte interna per farvi vedere l'ordine con cui è costruito questo genere di prodotto. E in realtà riscontro lo stesso ordine che avevo trovato anche nel suo volante Formula 1 Pro. Ho trovato davvero interessante questa dashboard, soprattutto per la qualità con cui è costruita e il prezzo a cui viene venduta, poco più di 200 euro. E sinceramente per un oggettino curato in questo modo, secondo me è un bel plus. Quindi per tutti gli amanti delle dashboard non posso che straconsigliare questo prodotto, soprattutto perché porta determinate lavorazioni ad un prezzo molto più accessibile. Naturalmente metterò tutti i link in descrizione per poterla acquistare e ragazzi vi ricordo sempre un like, iscrizione al canale, campanella, è il modo migliore per supportare il canale, è il modo migliore per supportare tutto il lavoro che faccio per portarvi questi contenuti. Ci vediamo alla prossima, ciao!